dovrei essere di nuovo in diretta. Dovrei essere di nuovo in diretta, esatto, sono lassù in cima. Bene, allora, dicevo, sostituisco al volo questi montanti con dei montanti che sono un pelino più morbidi, speriamo. Vado, 1 e 1, 2. Volendo li potrei anche incollare, ma ho abbastanza spazio di lavoro, quindi non c'è bisogno di incollarli, secondo me si possono inserire abbastanza in profondità. Adesso spero di riuscirci a stare, perché naturalmente nel frattempo così lunghi mi danno qualche problema di spazio. Ricordo che queste cannucce le ho realizzate con la carta del giornale, la striscia di 8 centimetri, arrotolate su ferro da 1 millimetro. Sto parlando delle cannucce quelle marroni, in realtà queste invece, se non ricordo male, la striscia è di 10 centimetri e sono arrotolate su un ferro da 2, però non me lo ricordo, sono vecchie cannucce queste qua, cioè vecchie, erano cannucce che avevo usato per altre cose che ho recuperato. La colorazione di queste cannucce marroncine è stata fatta con acrilico, mordente, impregnante, o meglio vernice, perché io l'impregnante non sempre lo riesco a trovare, uso una vernice che è una vernice un pochino densa, collosa, tipo forse la vernice per decoupage, un incrocio fra l'impregnante e la vernice per decoupage, qualcosa così. E poi le ho trattate di nuovo, però nella fase del trattamento, siccome il colore era un pochino troppo chiaro, ho aggiunto all'impregnante l'acqua di nuovo del mordente. Eccomi, dice Carla, anch'io ci sono, siamo tornati in diretta. Spero che sempre si veda, si senta, tutto regolare, fatemi sapere. Qua avevo dimenticato di tagliare questo qui, quindi lo taglio adesso. Tra l'altro in questi giorni qualcuno mi aveva chiesto se ero mancina, perché con le riprese dal telefonino sembrava che lavorassi alla rovescio. Invece mi pare che adesso con questa ripresa qua, ciao Carla, con questa, ciao Patrizia, con questa ripresa qua mi sembra che il lavoro si veda che sto lavorando nel senso giusto, cioè non sia opposto la registrazione. Fatemi sapere anche questa cosa eventualmente. Allora, cerco di fare un po' velocemente, perché così ho le cannucce disponibili. Questa è un po' grossetta, ho le cannucce disponibili un po' comode da lavorare. Spero di riuscire meglio a fare questa cosa qua rispetto a come era venuta la base, che è proprio bruttina. Ecco, sì, sì, sono destra. No, sembrava che fossi mancina dal video, nulla di male, cioè l'importante è che si veda quando uno lavora. Però ecco, in realtà io non sono mancina, era semplicemente praticamente il telefono che faceva risultare rovesciata la camera. Ciao Carmela, buongiorno a te. Vedete che è anche un po' più carino, così adesso posso anche comunicare con voi, interagire, che invece col telefonino non riuscivo, perché era in una posizione per me molto scomoda. Spero di riuscire a mantenere questo tipo di dirette in questo modo, sono abbastanza soddisfatta, devo dire la verità. Ecco fatto. Allora, messo tutti
i montanti dappertutto. Dovrei chiudere anche di dietro questi tessitori qua, vediamo se riesco a chiuderli al volo, che li avevo tagliati ma non li avevo chiusi. Mi serve la forbice che ho sotterrato con i montanti, eccola. Allora chiudo dietro questi tessitori, ecco fatto. Ok, allora adesso posso lavorare con i montanti. Grazie Patrizia, sono d'accordo, infatti anche secondo me con la cam vado meglio, se regge. È una vecchia cam questa qua, però abbastanza di qualità. L'unico mio dubbio è che ha questo problema che quando la muovo si vede che c'è qualche rottura nel cavetto e questo potrebbe portare dei problemi perché poi dopo mi si disconnette. Allora adesso proverò ad andare a fare quello che era il lavoro che ho fatto per la base, cioè praticamente prendo i montanti, li passo sotto alla coppia dei montanti successivi e li tiro verso l'alto. Questo è sostanzialmente la stessa cosa che avevo fatto per la base, fatto sta che nella base, adesso poi qua se riesco a metterci qualcosa all'interno così mi tiene il posto poi per l'intreccio dopo, fatto sta che alla base avevo le cannucce talmente tanto rigide che non mi è riuscito affatto bene. Speriamo che qua invece adesso funzioni, quindi vado anche un po' velocemente adesso, perché come ho detto ho messo delle cannucce che sono un pochettino trattate e anche un po' più morbide, più umide, quindi dovrei riuscire a lavorare abbastanza bene, però vado un po' veloce così posso andare avanti. Spero che si riesca a vedere quello che sto facendo. E tiro su, vado di là e tiro su, vado di là e tiro su. Sì, decisamente adesso si riesce decisamente meglio. Potevo pensare di fare questa cosa anche per la base, mannaggia. Prossimo giro. Quando mi dite non riesco, ho paura di sbagliare, sì certo si sbaglia, sbaglio anch'io e poi la volta dopo si fa meglio. Patrizia dice che si vede bene, sono molto contenta, perché ci metto tutto il mio impegno per fare queste cose, poi se la qualità del video non è soddisfacente poi mi fa dispiacere, perché è tutto alla fin fine. Tiro avanti, passo sotto i montanti e tiro su, avanti e tiro su. Molto semplice, niente di complicato. È che probabilmente se vedete i video della base, quando l'ho fatto all'inizio non risultava neanche bello da vedere perché facevo tanta fatica a lavorare, e qui vedete quanto è importante. Perché dici che ci vogliono 20 mani, Patrizia? E qui vedete l'importanza anche della qualità della cannuccia che fa la differenza, purtroppo nell'intreccio non è... Allora, qua adesso siamo arrivati al punto dove avevo inserito questa cannuccetta, vedete? Qua, che è il punto dove dovrò andare a inserire questi due montanti. Quindi tolgo la cannuccetta, vado su, inserisco il primo e da fianco inserisco il secondo. Perfetto. Allora adesso vedete che ho chiuso questo qua, vi faccio vedere al rovescio come risulta. Doveva risultare così anche alla base, in questo caso è un po' più largo, quindi il risultato è un po' differente rispetto a quello della base. Alla base avevamo i montanti più vicini, qua sono un pochino più larghi.
E poi adesso questi montanti li prendo e li vado ad inserire praticamente qua, così si andrà a creare un intreccio, facendo attenzione perché non abbiamo messo la colla, quindi i montanti si potrebbero disfare. Ok, vedete? Prendo praticamente il montante, lo devo andare a inserire in questo punto. Si fa magari uno alla volta, si riesce meglio, e tiro giù, magari lo accompagno se non viene bene e faccio la stessa cosa con quell'altro a fianco e tiro giù. Sto formando una sorta di una treccia praticamente che farà la copertura del bordo. Proseguo, ripeto, fate attenzione perché non avendo messo la colla in questo punto potrebbero poi sfilarsi le cannucce, quindi con calma, con delicatezza, senza fretta. Fino qua avevo deciso, poi dopo non so come andrò avanti, quindi dopo magari ci rifletto un attimo. Sto inventando al momento, non c'è niente più o meno di prestabilito, è una scatola inventata al momento. Quando sono partita dalla base, come avevo detto, non sapevo neanche che cosa avrei fatto, quindi i miei progetti nascono sempre così. Può fare, avevo visto una domanda, è sparita, si può fare il coperchio? Dove è finita la domanda? È sparita la domanda, forse ci ha ripensato chi aveva posto la domanda. Ecco, qua si è sganciato il tessitore, ho sentito sotto, e tra l'altro qua ho sbagliato la posizione perché stavo guardando il computer, la domanda. Ecco qua, ok. Carino, non è malaccio questa trecciotta che sto creando, che ne pensate? Mi sembra proprio carina. Adesso questo qua devo andare a vedere un attimo sotto che mi si era sganciato il tessitore. Allora, tu devi stare buonino qua, ecco fatto, l'ho rimesso a posto.
Allora, adesso come adesso che sto facendo l'intreccio qua, col senno di poi, se lo dovessi rifare, quindi questo lo dico per la cronaca, per voi, probabilmente metterei la colla qua dai montanti, perché bisogna fare estrema attenzione, perché vedo che nel muovere i montanti e intrecciare tendono a sfilarsi dalle maglie di intreccio della tessitura. Quindi se dovessi rifarlo, probabilmente nel momento in cui vado a inserire i montanti metterei anche un pochino di colla, così saremo più sicuri. Una volta fatto l'intreccio non è che c'è problema, perché io poi posso dare un po' di colla dopo, posso dare comunque la vernice finale e tutto mi sta insieme, non è quello il problema, è proprio durante la lavorazione che vedo che c'è una piccola tendenza dei montanti a sfilarsi. Naturalmente si stanno già asciugando le cannucce, perché in casa mia c'è abbastanza caldo in questa stagione, perché abbiamo la stufa. Adesso è anche spuntato il sole, quindi secondo me riuscite anche a vedere meglio, più luminoso il video. Forse dovrei fare queste dirette alla sera, perché vedo che siete un po' poche durante il giorno. Certamente che chi ha i figli, chi fa da mangiare, chi va a lavorare, però per me alla sera è molto difficile, davvero. Anche come vedete purtroppo io non ho orario, nel senso non posso dire a domani a quest'ora la diretta, perché poi dopo magari durante il giorno mi succede qualcosa, non riesco a mettermi in diretta, quindi sono anche un po' dirette a sorpresa le mie. Non so, pensavo poi di ritornare su con queste cannucce, visto che ce n'ho un po', perché vorrei creare poi una parte interna che vada a mettersi intorno al bordo, non che il coperchio sia così movibile, proprio che sia abbastanza d'incastro. Vorrei provare a fare questo, ecco. Dunque qua adesso io devo uscire da dove? Da qui.
terminato tutto il mio bel trecciotto. Come ho detto, bisogna un po' schiacciare perché c'è stata un po' una tendenza da parte dei montanti ad uscire, quindi ha perso un pelino la forma tonda. Vediamo com'è. Direi che insomma carino, no? Spero che a voi piaccia, a me non dispiace. Volevo provare a far vedere di lato com'è. Non è malaccio. Bene, allora adesso ancora un attimino di pausa che voglio provare a valutare come fare per far entrare queste cannucce all'interno, per fare appunto il bordo. Vabbè, adesso ci studio un attimo e poi mi ricollego tra un pochetto. Va bene? A dopo. Va bene, così non preoccuparti, dice Laura, si sta facendo un gran piacere. Grazie, grazie Laura. Sì, sì, appunto, infatti mi hanno chiesto di fare le dirette, però mi rendo conto che non sempre tutti sono disponibili, eccetera, però il bello della diretta è anche che poi questi video possono rimanere in differita e quindi uno poi se li può andare anche a riguardare con comodo e poi porre sotto comunque le domande nei commenti, rimangono nel gruppo e magari io poi posso rispondere in un secondo tempo o in un video successivo, insomma. E ci vediamo tra un po'. Ciao!